Si vede in pista? Un sacco. Davvero, non si vede niente. Signori, è arrivato l'inverno e neanche alla partita di tennis di Fantozzi c'era questa nebbia. Eccoci. E l'inverno e la nebbia vuol dire molto cross. Ragazzi, situazione Gas 450, riparte la serie dell'usato del motocross sul canale. Lo so, l'avevo messa un po' in pausa, però purtroppo sapete che la mia priorità è la moto da velocità e il cross si può fare d'inverno. In verità, se mi seguite su Instagram l'avete vista, è una bestia, l'ho usata un paio di volte e oggi andiamo a vederla nel dettaglio. Oltre alle moto e alla nebbia ci sono anche due amici che ci accompagneranno oggi, Finello e il caro Bikes for Eddie, Detto il vecchio di merda. detto il vecchio di merda, Che non scarica neanche la moto. ma cazzo, ma vengo dai. una volta in Non- Piemonte, ma fai ma uscire il sto sole, qua, sono pagate sta bolletta, basta, minchia, un po' di luce, che palle. Cosa dici della pista? Secondo me è molto morbida, non ha grip, trazione né niente. E per i doppi si fa, ma cioè vorrei farlo in quarta, ma con la quarta col terreno morbido non spinge. E quindi vado in terza. Però Col poi 2,5 devi provare ad andare più largo e sì, prendere più. però è troppo morbido il terreno. Cioè non ho trazione per farlo. Però la pista non è difficile. Bene, bomba. Gas 450 2022, ragazzi, che bestia! Non ho mai avuto un 450 e Valentini mi ha chiamato e mi ha detto: Edo, c'è il 450. E cosa dobbiamo fare? Ci priveremo di questo gioiello? Assolutamente no, quindi gli ho detto di sì e sono andato a prenderla. Modello non recentissimo, ma super accessoriato. Mi è stato detto che questa moto è stata utilizzata da un signore che la utilizzava per fare tipo campionato regionale, quindi come vedete già il reparto sospensioni, la moto è già ghiddata, quindi abbiamo le VP con valva all'anteriore, dietro posteriore VP, e vi devo dire che sapete che io rompo il cazzo con le sospensioni eccetera eccetera, devo dire che la moto funziona molto bene, tranne che con la forcella è ad aria, sono andato a sgonfiarla un po' e comunque rimane secondo me sempre un po' dura. Non so se è un discorso di geometria telaio o sospensioni, la moto un po' fa un po' fatica nello stretto, quindi nel canalino stretto non è proprio sveltissima. Per il resto la moto è molto bella. La cosa più importante della quale bisogna parlare quando si parla di un 4,5 è proprio il motore. Devo dire che rispetto ad altri 4,5 che ho provato, uno dice cavolo, 4,5 banalmente potresti fare i tornantini in quarta e esci. Sì, è vero, però vi devo dire che, premesso, non sono un giornalista, non sono un pilota di motocross, ma per la mia pochissima esperienza con i pochi 4,5 che ho provato, questo è il più appuntito come erogazione. Spesso mi capita di usarlo quasi tipo 2,5 e ho provato anche a usare una marcia più alta, secondo me non paga tanto, quindi ha tantissima coppia, ha tantissima potenza, però l'utilizzo è molto appuntito. Altra cosa per chi poi andrà a vedere la moto in concessionario da New Valentini, la sella non è di serie, perché la persona che la utilizzava era una persona un pochino alta, stile me, 1,80-85, infatti la sella è leggermente rialzata e devo dire che si sta abbastanza comodi, anche se per la performance io la preferirei un pochino più bassa. Scarico di serie, motore completamente di serie, e questo, essendo un modello diciamo più vecchiotto, non ha ancora quello che hanno le moto moderne da cross, le varie mappe, il traction, diciamo più rustica, 4,5 manuale. Del posizionamento in sella devo dire che è abbastanza stretta qua sui fianchetti, quindi anche quando si alza la gamba si sta abbastanza bene rispetto ad esempio alle Yamaha, soprattutto quelle con la cassa filtro qua frontale che sono larghissime. Questa è abbastanza stretta. Mi piace molto, a parte le pedane, il manubrio. Io non so che manubrio sia, però la posizione è forse un filo più largo, basso, e soprattutto quando passi full gas su dune, posti sconnessi, che sei in piedi, hai un sacco di controllo della moto. Mi stavo dimenticando e prima vi ho detto che nel canale, nello stretto, la sento un po' poco agile. In realtà è vero, però i movimenti che fa la moto sono da moto più leggera, solo che hai quella sensazione un po' di pesantezza. La moto si muove svelta, però sembra che pesi di più, questa è la differenza. Poi
non l'avevo mai visto sulla moto da cross carterino in carbonio, esagerato. Poi per gli amanti delle corse vi avevo detto che il precedente proprietario faceva le gare a livello amatoriale e infatti la moto ha già il partenzino, che è quel sistema che si monta qua sulla forcella per abbassare e comprimere la forcella per tenere la moto più bassa in partenza. Ragazzi, allora comincio a essere un po' stanco perché ridi e scherza, ho girato con Gennaia ad agosto con questa e prima l'ultima volta era stata a giugno a Casale Monferrato, quindi l'avete vista su Instagram, qua non l'avete mai vista e devo riprendere un po' la mano, non ho gli automatismi, sono ancora un po' rigido, però dai, la velocità non è male, ogni anno miglioro sempre di più, anche perché il motocross è una roba che devi fare sempre, la devi fare spesso e io, come tutti i piloti di velocità, non possiamo farla sempre. Sono contento del 4,5 che funziona molto bene, però è stancante, raga, cioè questa quando apri veramente aiuto. Infatti grande idea di fine giornata, giriamo ancora un po' nella pista ma poi prendiamo il buon Finello. Aspetta Ale che devo aprire un po', qua devo regolare tutto. Ale, adesso andiamo a fare un po' di fettucciato, che dici? Sì, è più il pane nostro, è meglio. Non ci sono i salti, no beh li facciamo tutti i salti, però almeno evitiamo di farci male e facciamo una roba, dopo ti faccio provare 4,5, almeno mi dici cosa ne pensi? Va bene, ci sto. Che tra l'altro Ale, anche lui ha una moto che non è sua e ci dobbiamo adattare alle moto nuove. Questa roba qua di cambiare la moto secondo me è intelligente. Ho sempre avuto la mia moto, da quando continuo a cambiare le moto ti sgama fuori, no? Ti sveglia fuori, perché cioè non è che puoi stare lì a mettere a posto tutto. Sì. Poi per me no, che sono mega rompicoglioni, la livettina, il settappino. Ma guarda, io ti dico, oramai sono 2 anni più o meno che cambio sempre, cerco di gestirmi un po' e prendere quello che c'è, no? Quindi capita di avere spesso moto differenti per allenarsi. All'inizio era un po' difficile, ti dico la verità, non era semplice adattarsi. Poi dopo 1, 2, 3, 4, 5 moto che inizi a cambiare, primo giro capisci un po' com'è, al secondo ci dai già. Ci mettiamo una pezza con la guida, andiamo a fare fettucciato. Questo è proprio il posto da impennate. Però che bello, al tramonto o l'inverno per questa cosa qua, quando poi fa le giornate non troppo fredde come oggi è bellissimo. Andiamo a fare 2 traversi! Io non ho capito se te ne vai perché hai paura della performance o perché con la Moto 2 troppi impegni, cioè piloti importantissimi, ragazzi, importantissimi. Avevo detto che ti avrei fatto provare la moto, Ale. Però puoi dare il tuo parere avendomi visto. No, bene. La guidi sciolto? No, ma a parte io che vabbè, la moto. Cosa dici? La moto tanta roba. Accelera. Accelera forte. Io avevo un 2,5 e si vedeva comunque in apertura soprattutto, ma poi quando vai a 100 di gas si vede proprio che... Poi 4,5, vabbè, altre difficoltà, sì. Ma secondo te tipo anche buche, canali da vedere, cosa dici? No, bene, soprattutto nei canali. Poi io non sono un esperto di motocross, anzi sto anche io migliorando step by step, però tanta roba. Cioè lo faccio già da più tempo di te, ma molto bene. Ale,
Dai. Full gas, grazie. Alla prossima, Noi non abbiamo finito, ragazzi, non abbiamo finito, perché adesso andiamo a fare 2 scatti al tramonto perché è bellissimo. Ma di una cosa sono molto contento, perché oggi non mi avete visto toccare la moto, non ho toccato la moto e devo dire che le sospensioni, la prima volta che le ho provate, non mi piacevano. Il dietro no, il davanti in verità andandoci più forte, migliorando, la forcella funziona molto bene. Secondo me nello stretto ancora faccio fatica, ma devo sempre capire se sono più io che posso aiutare la moto o se la moto magari per il peso che ho io, per come sono fatto, potrebbe essere migliore. Però bomba, sono proprio contento. Con la splendida cornice del Monviso, ragazzi, finita la giornata. Tra l'altro spettacolo girare con questo tempo. Dopo oggi il 4,5 lo restituirò, quindi il bombardone lo trovate da New Valentini Moto ad Alessandria. Se siete interessati chiamate, andate a vederla perché io gliela riporto in settimana e scrivetemi nei commenti che cosa secondo voi dovrebbero darmi. 125, 2,5, moto potenti, super motard, cosa ci facciamo dare? Noi adesso carichiamo che sennò viene buio. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Anche tu fai il motocross, eh? Che cos'hai? Il cinquantino? La telecamera non gli piace. Telecamere? No.